Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi ne faccio uno su Jackie Chan. Molti di voi sanno che sono un grande appassionato del suo cinema, soprattutto delle sue innovazioni nel campo del genere action, quindi è sempre importante fare nuovi video a tema per far capire di più l'importanza del personaggio, che molto spesso qui in Italia non viene mai percepita in maniera completa, diversamente dall'estero, dove i suoi film, soprattutto quelli più storici, hanno avuto una distribuzione sempre molto capillare e importante. Tanto da capire appunto la sua influenza e la sua importanza. Quindi anche oggi mi trovo costretto a fare un nuovo video per farvi capire gli omaggi, le influenze che ha avuto anche sempre in altri campi dell'intrattenimento. Non vi voglio annoiare ulteriormente, quindi vi auguro buona visione. Il successo di Jackie Chan nel mondo è sicuramente considerevole, stiamo parlando senza dubbio della star asiatica che insieme a Bruce Lee ha contribuito a far conoscere nel mondo il cinema orientale e in particolare quello di Hong Kong. Jackie Chan non ha mai nascosto il suo apprezzamento verso l'animazione e l'arte dei manga, e come possiamo notare in più di qualche suo film ha omaggiato il Giappone e alcune delle sue opere più conosciute. In uno dei suoi ultimi film, Shinjuku Incident del 2009, sminuito come sempre succede in Italia con un cambio di titolo inutile come La vendetta del dragone, è ambientato proprio in Giappone. Tra tutti i suoi ultimi film è probabilmente quello migliore per ciò che riguarda il cambio di rotta rispetto ai soliti cliché a cui eravamo abituati a vederlo. La pellicola di City Hunter, ad esempio, con regia di Sammo Hung, è certamente da considerarsi l'omaggio definitivo. Tratto dal manga di Tsukasa Ojo, che ha esordito nel 1985, il film vede le avventure dello stralunato detective Ryo Saeba, e nel film è inclusa anche una celebre sequenza che omaggia i videogames giapponesi e in particolare la Capcom. Proprio per questo motivo è molto interessante analizzare la fama di cui gode ormai da anni proprio in Giappone, fin dai tempi in cui i suoi primi film arrivarono nel sollevante, mentre in Italia e probabilmente anche nel resto del mondo occidentale non sapevamo neanche chi fosse. Il Giappone ha sempre avuto un trattamento speciale per i suoi film, scene in più, canzoni e colonne sonore pensate e realizzate solo per il loro mercato. Anche il nostro Jackie ha cantato canzoni direttamente in giapponese. Pensate che negli anni '80 ciclicamente si sono organizzate anche delle partite di calcio per beneficenza tra le star di Hong Kong, che vedevano la presenza di Jackie, contro il Giappone. E questo è palesemente un omaggio alla serie Holly e Benji. No vabbè, sto scherzando, vedo omaggi dappertutto ormai. Però c'è una foto che mi fa sempre ridere: Jackie Chan con l'allenatore Roberto Mancini che nel 2012 gli regala la maglia del Manchester City. Non c'entra quasi nulla, ma mi diverte il contrasto, che ci volete fare. Jackie Chan, pensate che ha addirittura incontrato Lupin, il ladro gentiluomo disegnato da Monkey Punch. Il maestro ha realizzato molte illustrazioni che sono poi finite direttamente nei poster ufficiali e nei pressbook della stampa giapponese. Addirittura si è anche occupato di una specie di introduzione animata, un corto, come accompagnamento per le sale giapponesi del film Fearless Hyena del 1979 e con protagonista proprio Jackie Chan. Parliamo ora invece di un altro maestro come Akira Toriyama, che ha disseminato Dragon Ball, la sua opera più celebre, di ogni riferimento possibile al mondo di Jackie Chan e ai suoi film, tra cui un personaggio che ha inserito proprio lui, che non a caso si chiama Jackie Chun. Ma la genesi di quel manga non fu sua, ma partì tutta da un'idea del suo editore, che conoscendo la sua passione rinomata per i film dell'attore e artista marziale Jackie Chan, gli consigliò di realizzare uno shonen manga sul Kung Fu. Ma questa comunque è un'altra storia. La cosa che non tutti sanno è che questi due colossi del cinema e del fumetto si incontrarono nel 1986 privatamente, documentato tra l'altro da foto e un articolo proprio pubblicato dallo stesso Toriyama su una rivista che gestiva personalmente in quell'epoca. In tempi passati si parlò che proprio Jackie era interessato a fare un film live action della celebre opera di Toriyama. In alcuni volumi di approfondimento dell'opera, con interviste e altro materiale inedito uscito negli anni 90, Jackie rilasciò la dichiarazione che aveva letto il manga in questione e visto l'animazione, e che fosse sicuramente un'idea molto interessante da trasportare al cinema, ma ci sarebbe stato bisogno di tantissimi effetti speciali e un budget enorme.
infatti non se ne fece mai nulla. Ma anche in altre opere fine ai giorni nostri si possono scorgere alcuni omaggi alla sua figura, come nell'anime Gintama, dove le citazioni, come potrete vedere, sono molto più che semplici riferimenti. Oppure nel famosissimo Naruto, il manga di Masashi Kishimoto, che racconta la storia del protagonista e di vari clan ninja dai poteri molto speciali. In questo fumetto c'è un personaggio in particolare che si chiama Rock Lee, che riprende lo stile dell'ubriaco visto in uno dei film più celebri di Jackie Chan, Drunken Master. O per non parlare di One Piece di Shiro Oda, dove l'ambientazione piratesca che fa da sfondo alle numerose avventure di Monkey D. Luffy e della sua folle Shurma potrebbero ricordare alcuni film con Jackie Chan, Project A su tutti, e le varie citazioni dell'autore disseminate nel manga stesso ne sono una conferma. Project A, Operazione Pirati in Italia appunto, è il film del 1983 interpretato e diretto da Jackie Chan. Non è stato un successo solo a Hong Kong, ma in tutta l'Asia, specialmente in Giappone, un paese dove Jackie Chan, Sammo Hung e Yuan Biao godevano di un'enorme notorietà, e questo molto prima che fossero riconosciuti in Occidente, grazie ad alcuni film che arriveranno molti anni dopo. La chicca che vi mostro ora è un filmato del 2014 dove un improbabile sosia giapponese di Jackie, un cosplay potremmo definirlo oggi, riproduce insieme ad un altro attore che interpreta il villain del film alcune scenette tratte appunto da Project A. Per noi in Italia è un film qualunque, invece per loro dopo tutti questi anni è ancora un film di culto da prendere sul serio. Quindi lasciamo stare se in Italia lo si vedrà solo in pessime VHS o nei numerosi passaggi TV e trattato come un film di slacco qualunque. Project A rimane uno dei film più classici e apprezzati di Jackie Chan nel mondo. Dato il suo successo, specialmente in Giappone, esiste naturalmente un manga omonimo di Project A, disegnato da Wataru Takahashi. Questo manga riproduce fedelmente le sequenze storiche del film, come l'inseguimento in bicicletta o la caduta dalla torre dell'orologio, e l'intero film è condensato in un volume di 187 pagine. Questo invece è Shin-chan, tratto da un manga di Yoshito Usui e poi tramutato in animazione. Non so se riconoscete queste immagini. In una puntata il protagonista viene catapultato direttamente in Project A. 'Anche la sua presenza negli show giapponesi per promuovere se stesso e soprattutto i suoi film ha sempre dato vita a squisiti siparietti come questo che vi sto per mostrare. Ah! Crazy! Nanda kore! Crazy! Ah! Ah! Ori? 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 というわけでジャパニーズツインドラゴンザ・タッチです。よろしくお願いします。In un altro possiamo vederlo mentre viene torturato con strani dolcetti poco identificabili. おすすめのものを紹介していただきたいんですけども、이거는出品チーマー、クミコちゃん、every time。クミコちゃん。クミコ。後藤クミコ。あ、後藤クミコちゃん大好き。外側はごまなんですけど。Vieni cara, vieni da zio Jackie che ti faccio sentire una cosa molto particolare. ここなんだけど。そうだったの？陥没してる。Invece in quest'altro momento molto surreale gli mostrano un disegno con lui intento a sbrattare. Jackie è sempre stato molto scaltro ad usare tutti i media possibili per arrivare ad un pubblico sempre più vasto e soprattutto mantenere il suo status di celebrità in tendenza anche durante il corso del tempo. Non è una sorpresa se la serie animata come Jackie Chan Adventure, in Italia chiamato Le avventure di Jackie Chan, era stata realizzata proprio a questo scopo e si ispirasse al contempo ad alcune serie animate giapponesi. Prodotta nel 2000 da Columbia TriStar, era rivolta più a un target piuttosto giovanile e i riferimenti ai film di Jackie Chan non potevano mancare, compresi i titoli
di alcuni episodi che citavano i titoli dei suoi film. La cosa più particolare di questa serie, prodotta e pensata appunto per i più piccini, erano le incursioni di Jackie stesso in carne ed ossa, intento durante la conclusione della puntata a spiegare la morale di quello che si era appena visto o a rispondere direttamente ad alcuni quesiti posti dai suoi piccoli fan. Non solo il piccolo e grande schermo, ma anche un altro media si era interessato nel corso degli anni al lavoro di Jackie Chan. Il mercato dei games non poteva rimanere certo a guardare e nel corso del tempo ha creato vari personaggi ispirati a lui e inseriti in grandi franchise conclamati nel mondo dei videogiochi, ma anche titoli nuovi e veri e propri che hanno visto anche il suo coinvolgimento e che hanno avuto un discreto successo. Ma il legame con il maestro Toriyama e con il Giappone non si è mai affievolito nel corso del tempo, tanto che Jackie anche recentemente ha preso parte a degli spot per promuovere in Giappone dei nuovi videogiochi tratti da Dragon Quest, una serie di games ideati nel 1985 da Yuji Horii in collaborazione proprio con Akira Toriyama e prodotti e distribuiti ancora oggi dalla Square Enix. 5月27日はドラクエの日一番ジャムプレゼント星ドラギガ感謝祭 Eccoci, allora spero di non avervi annoiato, che il video vi abbia intrattenuto raccontandovi qualcosa che non sapevate già prima. Fatemelo sapere, la vostra opinione, alcune domande in merito qui nella sezione commenti qui in basso. Trovate anche sempre qui nella descrizione del video la lista social, Instagram, se volete interagire con me anche il link e il contesto. C'è anche una piccola lista di Amazon di acquisti se volete farmi pervenire un piccolo omaggio così con affetto. E niente, ci rivediamo sempre qui al prossimo video. Ciao!